Sua Maestà il ragù. Oggi andiamo a fare il sugo più buono che ci sia. Il ragù alla napoletana è veramente un classico e lo possiamo andare a utilizzare per condire la pasta secca, la pasta fresca, per metterlo nella parmigiana di melanzane, lo possiamo mettere sulle pizze. Insomma, qualsiasi cosa che noi vogliamo condire con il sugo, se ci mettiamo sopra il ragù avrà un sapore che non ve lo posso descrivere. Un sapore meraviglioso. Per fare il ragù alla napoletana di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della carne. Qui abbiamo del vitello, abbiamo del maiale, questa è la gallinella di maiale, come maiale abbiamo anche delle salsicce e poi questo che non dovrebbe assolutamente mancare è un involtino di cotica. Questo me l'ha preparato il macellaio e all'interno ci ha messo il pecorino, il prezzemolo, un pochino di aglio, dei pinoli, l'ha arrotolato e l'ha legato. Questo ci darà tantissimo sapore al sugo. E poi abbiamo bisogno della passata di pomodoro. Come vedete qui ci sono tante bottiglie di passata semplicemente perché ne farò una gran quantità. I tempi di preparazione di questo sugo sono davvero lunghissimi, minimo 4 ore deve cuocere, però c'è chi lo fa cuocere 8 ore. E quindi non ha senso farne piccole quantità, ne facciamo una gran quantità e lo teniamo comunque sempre pronto, disponibile nel freezer. Oltre alla passata di pomodoro dobbiamo aggiungere anche il concentrato, il doppio concentrato di pomodoro, perché questo ci darà un sapore che è ancora più intenso. Come condimento utilizziamo olio extravergine di oliva, quello buono, ma io vado a mettere anche un pochino di sugna. Perché? Perché così si faceva anticamente, così lo faceva mia nonna e il sapore che noi andiamo a ottenere sarà ancora più buono. In questo sugo non andiamo a utilizzare la carota, non andiamo a utilizzare il sedano, neanche l'aglio, andiamo a impiegare esclusivamente la cipolla. La cipolla veniva preparata in questo modo, si vanno a togliere le foglie più esterne e poi si vanno a mettere all'interno, come se fossero dei chiodi, i chiodi di garofano. E come ultimo ingrediente ci vuole il basilico. Un bel po' di basilico e quello che vi mangiate è qualcosa di spettacolare. Adesso ci mettiamo ai fornelli e vi faccio vedere come comunque la preparazione è lunga ma è anche molto semplice. In una pentola capiente mettiamo abbondante olio. E andiamo ad aggiungere anche un cucchiaio di sugna. E nell'olio andiamo a far soffriggere la carne. La cotica invece la aggiungeremo dopo perché non è necessario che soffrigga. E andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo il sale, due prese e uniamo anche il doppio concentrato di pomodoro. A questo punto possiamo anche aggiungere la cotica la cipolla, gliela mettiamo intera e uniamo anche la passata di pomodoro. Mettiamo la fiamma al minimo e noi ci vediamo tra 2 ore. Tra 2 ore andiamo a togliere la carne, altrimenti si fa troppo secca. E poi continuiamo a cuocere il sugo almeno per altre 2 ore. Il ragù, una volta cotto, deve però ancora maturare. Lo lasciamo fuori dal frigo e è ancora più buono il giorno dopo.
Dopo 2 ore vado a togliere la carne. Andiamo ad aggiungere abbondante basilico fresco, la cipolla gliel'ho lasciata e adesso con la fiamma al minimo, con la pentola scoperta, facciamo pippiare il nostro ragù. Pippiare vuol dire bollire piano, 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 piano. 2 ore, 3 ore, non lo so quando è che lo spegnerò, ma sicuramente passerà parecchio tempo. Il problema del ragù non è semplicemente il tempo che andiamo a impiegare per farlo, ma poi è questo. Questa è la carne che abbiamo adoperato. Sicuramente la cotica la mangerà mio marito che gli piace, le salsiccette le mangerò io che sono molto buone fatte al sugo, e però il resto della carne non è che piace molto. E allora io questa carne la impiegherò per fare i tordelli lucchesi, tordelli non tortelli. È una pasta ripiena e all'interno c'è la carne sia di maiale che di vitello e generalmente si utilizza l'arrosto o il bollito. Io ho la carne al sugo, utilizzerò questo. Poi c'è la mortadella e le bietole, è molto molto buono questo ripieno. Quindi non c'è altro che dobbiamo fare, facciamo solo attenzione che non si spenga la fiamma e ogni tanto ci andiamo a dare una giratina per non far attaccare sul fondo. Noi ci vediamo tra 2 ore. Il nostro ragù è perfetto, cremoso, denso, profumatissimo. Per conservarlo io lo vado a mettere in vasi di vetro perfettamente puliti. Questa è una quantità abbondante e questa qui mi servirà poi per fare un sartù di riso. Ci vuole molto ragù per fare il sartù di riso. Andiamo a riempire anche quest'altro vasetto. Il resto lo andiamo a utilizzare nella prossima ricetta per condire i tordelli.